Ehi, ho fatto il remix per il brano di un altro produttore. Si chiama Cake e in questo video ti faccio vedere come l'ho fatto. Con Ableton, il mio setup per le live performance e la mia amatissima TR8S. Ok, questo è il brano originale di Otus e vi faccio ascoltare la parte sulla quale mi sono concentrato principalmente per fare il remix. Ho preso le stems e ho ricavato delle clip che ho preparato nella session view di Ableton. Il primo loop che ho ritagliato dalle stems è stato questo synth arpeggiato. Poi ho preso anche questi sorta di effetti. Questo è il primo, questo è il secondo. Insieme suonano così. Ho pensato che fossero interessanti e che avrei potuto utilizzarli in un climax per creare tensione e prepararmi al rilascio del drop. Ehi, non dimenticarti di mettere un like a questo video e di sottoscriverti al canale, grazie. Poi delle altre stems non ho utilizzato molto altro se non questa voce. La prima cosa che ho fatto con questa voce è stato applicare uno shifter, quindi abbassando il pitch, la fondamentale. Però alla fine il mio remix l'ho fatto a 130 bpm contro i 95 bpm del brano originale e il risultato era che questo sample suonava troppo veloce, era innaturale. Quindi che ho fatto? L'ho rallentato, ho ritagliato il campione, ho fatto crop clip e ho fondamentalmente raddoppiato la lunghezza del sample, quindi va veloce esattamente della metà e suona così. Poi che altro ho utilizzato? Ho preso questo. E poi un'altra cosa che mi interessava molto era questa voce qui infantile. Anche questa ho deciso di rallentarla. E l'ho rallentata ancora. Ok, molto interessante. Poi una cosa che ho fatto è stato abbassare tutte le stems di un semitono. In questo modo avrei potuto lavorare con una scala in C minore nella quale mi sento molto più a mio agio. Il risultato è questo adesso. Però dimenticavo che in realtà ho preso anche delle voci. Le voci sono state registrate da Samblas, sono molto, molto belle. Così è come suonano. Qui ho aggiunto fondamentalmente uno shifter per creare una sorta di armonizzazione parallela, più un piccolo detuning sul fine. Sentiamolo nel brano, con le altre clip del brano.
E per concludere, diciamo, il riarrangiamento del brano, ho voluto aggiungere anche degli strumenti nuovi, in particolare questo organo. E ho provato a improvvisare in qualche melodia, qualche giro, e questo è quello che pensavo ci stesse bene. Quindi l'ho registrato. Messo a posto, suona così. Poi ho aggiunto un basso, praticamente fa la stessa melodia, quindi ho doppiato la clip MIDI, così come suonano insieme. Nel brano. Quello che ho fatto poi, infine, è stato ovviamente pulire la mia session view, perché volevo effettivamente suonare, performare dal vivo il brano con il mio setup live, che include questi controller MIDI che controllano Ableton, ma in più la TR8S. La TR8S l'ho registrata in multitraccia, in questo canale qui, che raccoglie separatamente tutti i segnali dei vari instrument, quindi cassa, snare, tom, eccetera eccetera, in maniera separata, quindi tutti gli strumenti della batteria separatamente. Poi ho fatto il live set. Ok, questo invece è il risultato della registrazione del live set. Ho registrato in audio ma in multitraccia da TR8S, mentre le modifiche dei knob, dei fader, di questi controller sono state registrate registrando l'automazione. Quindi ho fondamentalmente registrato la mia performance live utilizzando un metodo ibrido audio o MIDI. Questo è il risultato. Come vedete, la TR8S è stata registrata in multitraccia in audio, quindi qua ho tutti i contributi degli vari instrument on che costituiscono TR8S in maniera separatamente, però ho anche registrato le automazioni. In questo modo in fase di post-produzione potevo migliorare o modificare, quindi non ero vincolato dall'audio. Una volta fatto questo ero indeciso tra due versioni del remix, c'era anche una seconda parte che mi interessava molto. Era molto bella anche questa, ero indeciso su quale delle due parti fare il remix, alla fine l'ho fatti entrambi. Ho deciso di utilizzarle entrambe e poi unirle alla fine in uno stesso brano. Come ho unito le due parti, ho integrato innanzitutto i canali utilizzando la funzione del live set merge di Ableton, quindi ho integrato il multitraccia della batteria della TR8S e gli altri canali audio con le stems che non avevo utilizzato nella prima parte. Messe insieme ho utilizzato la funzione del crossfader, quindi ho assegnato alcuni canali all'uscita B del crossfader. In questo modo io potevo switchare, passare da una parte all'altra. Complicatissimo, lo so, ma questa è la batteria TR8S versione Tecno. Uso il crossfade e passo alla successiva. In realtà in questa parte per comodità ho mappato il crossfader
in varie posizioni, quindi posso passare direttamente tutto a sinistra, quindi la traccia, la TR8S Tecno, tutto a destra, quindi la versione da un tempo, ma in realtà mi interessava anche la parte centrale, suonava abbastanza bene, ascoltiamo. Questa è la parte centrale. Sì, lo so, sono un pazzo. Comunque, come vedete, in realtà non ho fatto questo lavoro soltanto sulle due batterie per alternarle, ma in realtà anche su alcuni altri canali. Per esempio, questi canali verdi sono parte della seconda versione del remix e l'ho assegnate comunque al canale B. Quindi in questo modo io... Cioè ho lasciato alcuni canali, diciamo, sempre presenti, altri invece si spostano tra sinistra e destra. In questo modo io ho creato un brano che si evolve trasformandosi da una versione all'altra, finché la prima versione si trasforma totalmente nella seconda versione. Ascoltiamo. Qui abbiamo la trasformazione completa, il brano passa totalmente alla seconda versione del remix con le batterie da un tempo. Questa è la versione definitiva, riassunta, ho tolto un po' di roba, l'arrangiamento era molto fitto, quindi ho cercato un po' di rimuovere, alternare delle parti, questo è il risultato. Questo è il mio remix di Cake di Otus Midi featuring Samblas. Il brano è appena uscito, è disponibile per l'ascolto su tutti i distributori digitali. Andatevelo ad ascoltare, il link in descrizione a questo video. Grazie per aver guardato questo making of e ci vediamo al prossimo video. That's it!